In questo episodio parlo del periodo ipotetico. In particolare parlo della differenza tra il periodo ipotetico dell'irrealtà, cioè il periodo ipotetico del terzo tipo, e il periodo ipotetico della possibilità, cioè il periodo ipotetico del secondo tipo. Se hai dei dubbi sull'uso del periodo ipotetico, sei nel posto giusto. Io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Questo video è una risposta specifica a una richiesta che ho ricevuto da uno degli iscritti al canale. Qualche tempo fa questa persona mi aveva chiesto se potessi spiegare la differenza tra queste due frasi. La prima frase è: se portassi le medicine potremmo salvare il paziente. La seconda frase è: se avessi portato le medicine avremmo potuto salvare il paziente. Allora vi dico subito che queste due frasi sono entrambe giuste, non è che ce n'è una giusta e una sbagliata, sono entrambe giuste. Però vogliono dire due cose diverse, cioè si riferiscono a due scenari diversi. Nel primo caso abbiamo un cosiddetto periodo ipotetico della possibilità o periodo ipotetico del secondo tipo. Come potete vedere, nella prima parte della frase abbiamo il congiuntivo imperfetto, portassi, mentre nella seconda parte della frase abbiamo il condizionale presente del verbo potere, potremmo. Poi vabbè, dopo c'è l'infinito del verbo salvare, comunque quello che a noi interessa è che nella seconda parte della frase c'è il condizionale presente del verbo potere, potremmo. Questo tipo di costruzione con il congiuntivo imperfetto e il condizionale semplice viene definita periodo ipotetico della possibilità. Perché viene definito della possibilità? Perché in sostanza viene indicata una cosa che potrebbe succedere. Quindi questa frase fa riferimento a questo scenario, cioè il paziente è ancora vivo, noi siamo ancora in tempo per salvarlo. Se tu porti le medicine, noi possiamo salvare il paziente. C'è ancora questa possibilità. Vediamo invece la seconda frase. La seconda frase è costruita in modo diverso. Nella prima parte abbiamo il congiuntivo trapassato, cioè se avessi portato, e nella seconda parte della frase abbiamo il condizionale passato o composto. Quindi avremmo potuto. Dopo, vabbè, c'è l'infinito del verbo salvare, comunque a noi interessa il verbo potere. In questo caso abbiamo il condizionale composto. Avremmo potuto salvare il paziente. Questa costruzione con il congiuntivo trapassato e il condizionale composto viene chiamata periodo ipotetico del terzo tipo o anche periodo ipotetico dell'irrealtà. Alcuni dicono periodo ipotetico dell'impossibilità, altri dicono periodo ipotetico dell'irrealtà. Perché questa costruzione viene chiamata così? Perché fa riferimento a una cosa che non può più succedere. Quindi lo scenario a cui fa riferimento questa frase è il seguente: tu non hai portato le medicine, quindi il paziente è morto. Non lo possiamo più salvare. Perché? Perché è morto. Perché è morto? Perché non hai portato le medicine. Quindi tutte queste cose non le possiamo più cambiare. In particolare, il congiuntivo trapassato mi fa capire subito che una determinata cosa non è successa. Cioè, se io sento anche solo la prima parte, se avessi portato le medicine, io so già che non hai portato le medicine. Quindi la differenza tra il congiuntivo imperfetto portassi e il congiuntivo trapassato è proprio questa, cioè che il congiuntivo imperfetto si riferisce a una possibilità, una cosa che potrebbe succedere. Il congiuntivo trapassato si riferisce a una cosa che non è successa. Allo stesso modo, anche quando sento il condizionale passato, capisco automaticamente che questa cosa non è successa. Se io sento avremmo potuto salvare il paziente, capisco che il paziente non l'abbiamo salvato, o più precisamente che non abbiamo potuto salvare il paziente.
quindi che il paziente è morto. Quindi ecco, la particolarità del periodo ipotetico del terzo tipo è questa. Si riferisce a delle possibilità che effettivamente c'erano in passato, ma non sono state sfruttate e ormai non si possono più sfruttare. Tieni presente che poi esiste una variante più informale di questa costruzione in cui viene usato l'imperfetto in entrambe le parti della frase. Quindi nel parlato molte persone dicono: se portavi le medicine, potevamo salvare il paziente. Come vedete in questo caso ho usato 2 volte l'imperfetto, portavi e potevamo. Questo è comunque un periodo ipotetico del terzo tipo, è una variante decisamente più informale, quindi tipica del parlato. In ogni caso fa riferimento allo stesso tipo di scenario, cioè a una possibilità che non è stata sfruttata, a una possibilità che ormai non esiste più. Invece di usare il periodo ipotetico del secondo tipo o il periodo ipotetico del terzo tipo, io potrei anche usare una costruzione leggermente diversa, ibrida, e dire: se avessi portato le medicine, potremmo salvare il paziente. Questa è una costruzione ibrida. Perché ibrida? Perché in sostanza è la fusione tra il periodo ipotetico del terzo tipo e il periodo ipotetico del secondo tipo. Infatti, nella prima parte della frase ho un verbo al congiuntivo trapassato, se avessi portato, e questo tempo è tipico del periodo del terzo tipo o dell'irrealtà, mentre nella seconda parte del periodo ho il condizionale semplice o condizionale presente, potremmo. Quindi questo è, come dire, un incrocio tra i due tipi di periodo ipotetico. Questa frase non è sbagliata, al contrario, è perfettamente accettabile, ma fa riferimento a una situazione leggermente diversa. In questo caso il paziente è ancora vivo. Quindi da un lato è vero che tu non hai portato le medicine, perché io dico se avessi portato le medicine, quindi vuol dire che tu le medicine non le hai portate. Però è anche vero che nella seconda parte del periodo io dico potremmo salvare il paziente. Cosa significa? Significa che questa possibilità esiste ancora, la possibilità di salvare il paziente. Perché? Perché il paziente è ancora vivo. Quindi in sostanza in questo tipo di costruzione si parla di una cosa che poteva succedere nel passato ma non è successa e di una cosa che però potrebbe ancora succedere nel presente. Quindi la possibilità c'è ancora. Ma vediamo un'altra frase di esempio. La seconda frase di esempio potrebbe essere questa: se scrivessi un libro guadagneresti molto. In questo caso ho usato nella prima parte del periodo il congiuntivo imperfetto, scrivessi, e nella seconda parte del periodo ho usato il condizionale semplice, guadagneresti. Questa costruzione viene chiamata periodo ipotetico della possibilità oppure periodo ipotetico del secondo tipo. Perché viene chiamata così questa costruzione? Perché in sostanza queste frasi si riferiscono in generale a una possibilità, cioè a una cosa che potrebbe succedere. Invece di dire così, io potrei usare il periodo ipotetico del terzo tipo e dire: se avessi scritto un libro avresti guadagnato molto. In questo caso, nella prima parte del periodo non ho usato il congiuntivo imperfetto come prima, cioè scrivessi, ma ho usato il congiuntivo trapassato, cioè avessi scritto. Nella seconda parte del periodo non ho usato il condizionale semplice, quindi guadagneresti, ma ho usato il condizionale composto o condizionale passato, cioè avresti guadagnato. Questa costruzione si chiama periodo ipotetico del terzo tipo o periodo ipotetico dell'irrealtà. In particolare, anche se sento soltanto la prima parte, cioè se avessi scritto un libro, io capisco subito e in modo automatico che questa persona il libro non l'ha scritto.
Allo stesso modo, quando sento avresti guadagnato molto, quindi quando sento il condizionale composto, capisco che questa persona non ha guadagnato molto. Quindi la particolarità del periodo ipotetico del terzo tipo è che si riferisce a cose che riguardano entrambe il passato. Invece di dire così, io potrei usare un periodo ipotetico, per così dire, ibrido. Quindi potrei dire: se avessi scritto un libro, guadagneresti molto. Questa costruzione viene definita periodo ipotetico ibrido perché in sostanza la prima parte è come il periodo ipotetico del terzo tipo, mentre la seconda parte è come il periodo ipotetico del secondo tipo. Quindi in sostanza è la fusione tra due tipi di periodo ipotetico. Nel mio esempio, nella prima parte del periodo c'è il congiuntivo trapassato che viene usato nel periodo del terzo tipo, mentre nella seconda parte del periodo c'è il condizionale presente che viene usato nel periodo ipotetico del secondo tipo. Questa frase non è sbagliata, è perfettamente accettabile, solo che significa qualcosa di leggermente diverso. Con questa frase io voglio dire che se tu in passato avessi scritto un libro, ora, cioè in questo momento, guadagneresti molto. Per esempio, se tu avessi scritto un libro, ora, oggi, magari anche se sono passati 10 anni, continueresti a ricevere i diritti d'autore. Oppure, se tu 20 anni fa avessi scritto un libro, saresti diventato famoso e oggi, dopo 20 anni, continueresti a guadagnare molto. Quindi in questo caso il guadagnare molto riguarda il presente. Ma vediamo un'altra frase di esempio. Un'altra frase di esempio potrebbe essere questa: se vincessi 1.000.000 di euro, comprerei un'altra casa. Questo è il periodo ipotetico del secondo tipo o della possibilità. Nella prima parte del periodo c'è un verbo al congiuntivo imperfetto, vincessi, e nella seconda parte del periodo c'è un verbo al condizionale presente o condizionale semplice, comprerei. Questo periodo viene definito della possibilità perché comunque si riferisce a una cosa che potrebbe succedere. Se invece dico se avessi vinto 1.000.000 di euro, scusate ho sbagliato l'intonazione, se invece dico se avessi vinto 1.000.000 di euro avrei comprato un'altra casa, questo si chiama periodo ipotetico del terzo tipo o dell'irrealtà. Qualcuno dice anche periodo ipotetico dell'impossibilità. Quindi nella prima parte del periodo c'è il congiuntivo trapassato, se avessi vinto, che mi fa capire subito che non ho vinto. Quindi lo scenario del periodo del terzo tipo è questo: non ho vinto e non ho comprato la casa. Invece di dire così, io potrei usare una costruzione ibrida e dire: se avessi vinto 1.000.000 di euro, comprerei un'altra casa. Qual è la differenza tra questo scenario e lo scenario precedente? La differenza è che in questo caso la seconda parte del periodo si riferisce al presente, cioè oggi, se io in passato, magari anche 10 anni fa, avessi vinto 1.000.000 di euro, oggi comprerei un'altra casa. Se invece uso il periodo del terzo tipo dell'irrealtà e dico se avessi vinto avrei comprato, entrambe le cose si riferiscono al passato. Nel periodo ibrido, invece, una delle due cose si riferisce al presente. Ecco, spero che questa video lezione ti abbia aiutato a capire meglio la differenza tra il periodo ipotetico del terzo tipo, il periodo ipotetico del secondo tipo e il cosiddetto periodo ipotetico ibrido. In generale, se ti interessa parlare l'italiano in modo fluido, ti consiglio vivamente di iscriverti al mio canale. Nel frattempo, qui in alto ti lascio un'altra lezione che ti consiglio caldamente di guardare. E che la forza della lingua italiana sia con te.